Ciao a tutti, e con questo primo video vorrei cominciare a raccontarvi i vari passi che affronterò nel tempo per realizzare un robot, il mio robot V4, basato su ROS. Il progetto si basa su un SBC Pine64, quindi il primo passo sarà proprio la realizzazione di una scheda microSD con il sistema operativo a bordo per poter far avviare correttamente la Pine64, appunto. Per tutte le operazioni che andrò a svolgere durante il video utilizzerò un PC con installato Ubuntu 16.04, che sarà poi la stessa versione che andremo a mettere sull'SBC, e ci servirà questo anche in futuro. Ora potete vedere nel browser, siamo già nella pagina wiki della Pine64. Il modello specifico che ho è questo, diciamo la prima versione uscita su Kickstarter. Selezionando la nostra versione specifica accediamo alla sua pagina in dettaglio e qui possiamo vedere la versione di Linux che andiamo a scaricare. Nel nostro caso la Xenial è una base image che per noi è più che sufficiente visto ciò che dovrà fare la nostra scheda, quindi funzionale per il robot. Scarichiamo l'immagine, prendiamo questa versione e non installeremo neanche il desktop environment perché non abbiamo necessità di far girare il desktop environment, quindi cerchiamo di ridurre il più possibile le risorse utilizzate dalla scheda e lasciamo quanto più possibile poi alla funzionalità, a tutto ciò che servirà per far funzionare il robot. Ok, allora il download è terminato, possiamo ora vedere il contenuto della cartella e vediamo qui abbiamo il nostro file imgxz e se utilizzate Linux Ubuntu in questo caso specifico, è sufficiente un doppio clic su questo file per poter avviare un'applicazione che ci permette di riversare questa immagine appena scaricata su un dispositivo. Allora, attenzione solamente a non selezionare come disco eventualmente il disco di sistema, perché potreste andare a sovrascrivere tutto quanto il vostro sistema operativo. Quindi selezioniamo, nel mio caso, una micro SD da 16 GB, sul sito era raccomandata almeno da 8 GB. Qui ci viene indicato che l'immagine restano a disposizione 12 GB più o meno non utilizzati. Ci viene chiesta conferma dell'operazione che stiamo per svolgere. Ci viene chiesta ancora l'autenticazione. Ok, e in questo momento è stata avviata la procedura che permette di riversare l'immagine che abbiamo appena scaricato a bordo della micro SD. Ora farò un piccolo taglio del video per non farvi vedere, insomma, non farvi aspettare. E infatti eccoci qua. Ormai siamo quasi al completamento dell'operazione, quindi qui non basta altro che aspettare. Ed ecco qua che l'operazione è stata completata. E già in questa schermata abbiamo un minimo di informazioni in merito a quello che sono le partizioni che sono state create, quindi c'è uno spazio libero di 21 MB, la partizione di boot e poi la partizione di rootfs è quella dove ci sono tutte le informazioni di Linux e più lo spazio libero di 12 GB, appunto, che dicevamo in precedenza. Ora questo spazio non lo lasceremo libero, utilizzeremo gparted
è un'applicazione, un'interfaccia grafica che ci permette di ridimensionare le partizioni. Se non è presente sulla vostra installazione di Ubuntu potete installarlo facilmente. Ci viene chiesto l'autenticazione, inseriamo le credenziali. Ed ecco qui, aspettiamo che Gparted si avvii correttamente. Anche qui il primo dispositivo selezionato è quello di sistema. Andiamo a scegliere la nostra micro SD ed ecco qui evidenziamo ancora meglio lo spazio non allocato. Selezioniamo la partizione invece di rootfs, clicchiamo su questa icona che ci permette di ridimensionare la partizione. Vedete, è molto semplice graficamente. Io cambio le dimensioni, imposto la richiesta. Attualmente non è ancora fatto assolutamente nulla finché non diamo una conferma, quindi rimaniamo con questa partizione non allocata, la partizione di boot e la rootfs, adesso con la dimensione nuova che gli abbiamo dato. Basta cliccare su quest'iconcina e verranno invece applicate tutte le cose che per il momento abbiamo solo attualmente chiesto di fare. Notate anche qui questo evidenziato in giallo, quello è lo spazio, ok, al momento utilizzato. Andiamo comunque con l'operazione, selezioniamo applica e qui si avvia il processo di espansione della nostra partizione. Perfetto. Le operazioni sono state concluse con successo. Possiamo chiudere Gparted. Ed ecco qua che appaiono, anzi riappaiono perché prima, se l'avete notato, erano già apparse una volta le nostre due partizioni. Ok, un clic di troppo forse. Ho aperto due finestre di boot. Le finestre si aprono automaticamente in aperta. Non è troppo. Questa è la partizione di boot con tutte le informazioni di base appunto per poter effettuare il boot del sistema, e qui invece la classica rootfs di Linux. Ok, quindi chiudiamo tutto, possiamo espellere il nostro dispositivo. Perfetto, quindi possiamo ora rimuovere l'adattatore microSD o la microSD direttamente al PC, a seconda di come è stato utilizzato. Io come detto sto utilizzando un adattatore USB, e a questo punto la nostra micro SD è pronta per essere inserita nella Pine 64, nell'apposito alloggiamento, e fare il primo boot. Unica nota: mi è capitato in passato di fare boot il primo boot con la Pine 64 che ha impiegato molto tempo, però non so dirvi se questo è una cosa che succede sempre o meno. Questa volta non dovrebbe succedere, quindi se tenete la Pine 64 collegata ad un monitor e vedete che impiega molto tempo, dategli comunque la possibilità di farlo, cioè lasciatela fare. E per il prossimo video la Pine sarà collegata semplicemente al cavo di rete e all'alimentatore, e niente più, e mi collegherò poi in remoto sulla scheda. Ok, per questo video è tutto, e se siete interessati all'evoluzione del progetto continuate a seguirmi. Ciao!